Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video nel quale vi mostrerò una bici che fa pandan con questa maglietta. Prima però ti invito ad iscriverti al canale, ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto da inizio anno, siete tantissimi, il canale sta crescendo tantissimo pur non essendo presente. In questo video appunto vedremo la cargo bike di Decathlon, la più economica sul mercato, c'è poco da fare. Decathlon riesce ad avere dei prezzi super accattivanti in quasi tutti i prodotti. Prima però sigla, poi la vediamo da vicino e poi vi darò i miei pareri dopo averlo utilizzato parecchio tempo. Il telaio è completamente in alluminio, la taglia è universale, diciamo, è unisex e va da 1,55 m fino a un massimo di 1,95 m. Si può giocare con l'altezza del manubrio e l'altezza della sella. La troviamo proposta a 2.600 euro con uno sconto del 10% mentre sto girando il video. Come motore questa bici adotta un motore sul mozzo da 48 volts e 250 watt nominali. La coppia è di 58 Nm come coppia massima. Penso che il motore nel momento di picco arrivi anche a 700-750 watt. Il motore è associato ad un sensore di coppia che permette di fornire l'assistenza elettrica sulla base della forza esercitata sui pedali e quindi assicura una pedalata fluida. La batteria è da 672 Wh, ci mette circa 4-5 ore a caricarsi. L'autonomia dichiarata da Decathlon è 90, 70, 50 km in base ovviamente al livello di assistenza Eco, Normal e Power. Vi lascio questa tabellina tanto per capire. Il display è un LCD dove troviamo un tasto per accendere i fari, per aumentare e diminuire il livello di assistenza. Troviamo un'intera trasmissione ad 8 velocità microshift ed anteriore monocolonna e la cassetta è da 11-28, mentre la catena è KMC ed è trattata antiruggine. Le ruote sono diverse, abbiamo un 26 pollici all'anteriore a doppia parete, mentre al posteriore abbiamo un 20 pollici sempre doppia parete. Copertoni CST-C 1996 per bici cargo, quindi è sviluppato appositamente per questo tipo di bici. I freni sono a disco Tektro idraulici con un diametro del disco da 180 mm. Le luci sono già integrate con la bici e appunto si accendono con il tasto a fianco al display, ed abbiamo un indicatore di rallentamento in caso di frenata. La bici ha svariati accessori che si possono montare. Quello che vedete in primis è il sellino per far sedere sulla parte posteriore una persona, ma si possono comprare un sellino ed anche un portabebè, oppure un sellino e delle borse, oppure si possono mettere le borse studiate appositamente per la cargo che sono enormi. Il peso della bici si aggira a 38 kg. Il peso massimo che può essere caricato su questa bici è 208 kg. Si intende persona, bici più il carico. Il cestino anteriore fissato al telaio può reggere un peso massimo di 10 kg, come si può leggere dall'incisione laser. Sulla ruota posteriore troviamo un antifurto ed è compatibile con la catena plug-in di Decathlon. Allora, l'acceleratore serve per arrivare a circa 6 km all'ora, che è la velocità pedonabile, quindi sui passaggi pedonali si può utilizzare l'acceleratore. L'acceleratore può essere anche utilizzato per darsi la spinta iniziale quando si è a pieno carico e dopo si incomincia a pedalare. La pedalata, come vedete, io sto pedalando proprio lentamente e sto andando a 10 accelerazione, 10 km all'ora. È un po' scattoso il motore perché ha una coppia non indifferente, quindi
quindi se noi diamo piena potenza si sente. Adesso la metto a 3, vado. Siamo a 27, proprio nel giro di pochissimo si arriva al limite. La stessa potenza comunque è rodata anche per le persone, cioè non ci mette nemmeno per arrivare a 27, ma dà più potenza. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. C'è il rinforzo, diciamo, in aggiunta sul portapacchi. Questo perché l'ho tolto per essere più comodo nel manovrare la bici in giro per il garage, che è full di cose per la casa. Comunque è stato progettato per inserirci delle scatole standard europee 60x40x40, molto comode, oppure per metterci 2 o 3 cassette di acqua, e ci stanno perfettamente. Il pezzo inoltre è comodo anche per far montare i bambini togliendo uno dei due laterali, così da avere comunque una protezione maggiore e potersi tenere, oppure ecco, far smontare e rimontare i bambini più agevolmente. La bici l'ho provata più o meno per 90 km e posso dire che l'autonomia dichiarata da Decathlon non è affatto vera. Vi spiego meglio. Ho fatto Padova, dove abito, e sono circa 25 km. Con modalità 3 e togliendola e mettendola sono riuscito ad arrivare a casa in 25 km costantemente a una velocità di circa 25 km all'ora di media, con il 37% di batteria. E comunque sia, l'autonomia della batteria dichiarata è con una persona da 80 kg e io li supero. Quindi primo punto positivo, l'autonomia. Il secondo punto a favore è la comodità. Sono andata a fare più volte la spesa in 2 persone ed è stata comodissima portarla, un po' sul cestino anteriore, un po' sul portapacchi posteriore. Sul cestino anteriore solo 10 kg sono un po' pochini, però ho visto che anche 15-20 kg li supporta tranquillamente. È comunque un supporto molto fisso, costruito bene, e quindi 10 kg anche questo è sottostimato. Sul posteriore invece ho montato delle borse classiche da 25 litri che, se monta una persona, ci sta comodamente. L'autonomia con 2 persone e ovviamente la spesa è di circa la metà di quella che dichiara Decathlon. Quindi se andiamo in modalità 3 a 25 km all'ora in 2 persone, quindi con un carico massimo di 200 kg, più o meno facciamo 25-30 km. In 2 persone la velocità che si raggiunge e la progressione che ha questa bici è paragonabile a una bici classica da città elettrica, e questo perché il motore ha dei picchi di potenza assurdi. La comodità dell'acceleratore anche quando si va in giro piano, magari in percorsi pedonali o in percorsi trafficati da pedoni, è molto comoda, specialmente con la bici carica. Altra cosa è la grandezza. Essendo una cargo, e non sarebbe proprio una cargo ma sarebbe una long tail, cioè una coda lunga, questa cargo è circa 20 cm più lunghi di una normalissima bici da città. Sembra molto più grande perché comunque sia hanno utilizzato un telaio affusolato con un baricentro molto basso.
Tra un Elops 120 elettrica e la Cargo ci passano solo 20 cm. Avete capito bene? Perché il diametro della Elops è 700 sia davanti che dietro, invece la Cargo ha un 26 e un 20, quindi si riduce molto la lunghezza della Cargo. L'interasse invece è più elevato ovviamente, quindi non pensate che la Cargo della Decathlon sia enorme, è molto comodo, maneggevole e i freni funzionano molto bene, una potenza del frenante abbastanza elevata, e sull'anteriore ho sentito proprio i freni che pinzano bene, sul posteriore un po' meno. Abbiamo dei dettagli in bambù, materiale che si può facilmente riciclare rispetto al legno. Nel prossimo video vi parlerò o di una bici diversa ma sempre a pedalata assistita, oppure di una luce che mi ha inviato di nuovo un'azienda che abbiamo già visto, la Railman. Quindi seguitemi, non perdetevi i prossimi video e appunto ci vediamo ai prossimi contenuti.